Il fenomeno dei Moonswatch, degli Omega per Swatch, ha rivoluzionato il mercato, ma anche il nostro modo di vedere l'orologeria, anche quella blasonata, perché sì, Swatch è una holding che al suo interno comprende tantissimi marchi blasonati, tra cui appunto Omega o Blancpain, per cui abbiamo visto anche l'edizione del 50 Fathoms in plastica. Ma basta questo a rendere famoso o appetibile, apprezzabile un orologio che è plastica o bioceramica, per come la chiama Swatch, cioè con dei componenti, con delle percentuali di plastica e ceramica? Beh, il mercato dice di sì. Sono stati venduti milioni di pezzi, io stesso ne ho comprati alcuni con la consapevolezza che li avrei usati pochissimo o che sarebbero finiti all'interno di un cassetto, ma è anche vero che Swatch indubbiamente ha avuto ragione. Ma ha avuto ragione con i Moonwatch e non con i 50 Fathoms di Blancpain. Perché? Perché, inutile negarlo, il Moonwatch, l'orologio della luna, l'originale Speedmaster Professional marchiato Omega, ha fatto la storia, è una pietra miliare dell'orologeria sportiva e cronografica, a differenza del 50 Fathoms, che è conosciuto ancora da meno persone e che forse ha determinate cifre che si avvicinano ai 400 euro per un orologio in bioceramica forse era un po' troppo. Benvenuti o bentornati qui su TOC, nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria a 360 gradi, senza insomma fermarci davanti a nulla, ma da appassionati affrontiamo qualsiasi argomento, così come parliamo anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, come per esempio proprio gli astronauti della missione Apollo con i loro Speedmaster al polso. Ora, i Moonwatch continuano a piacere? Da quello che si vede, molto meno del passato. È chiaro che una volta lanciata questa notizia, che ha un po' sconvolto l'orologeria, per esempio, per tanti si è trattato di avere la possibilità finalmente di comprare qualcosa di molto simile allo Speedmaster Professional, che oggi costa diverse migliaia di euro. Beh, oggi non è una notizia naturalmente che fa scalpore, sebbene Swatch continui a vendere varie e nuove edizioni di questi orologi, come gli ultimi tre, che non sono più missione sui vari pianeti, ma sono missione sulla Terra, e in particolare lava, deserto e aurora boreale. Insomma, se le stanno inventando un po' tutte. Beh, in questo leggero video, che è anche un po' la scusa per parlare del fenomeno, per discuterne nuovamente assieme, per sapere la vostra nei commenti, vi voglio far vedere l'ultimo ritrovato del Moonwatch, ovvero il Mission to Heart Lava, che forse è il più carino, soprattutto perché rievoca lo Speedmaster Professional Ultraman, che è tutt'altra storia e che oggi è un pezzo d'asta, ma che diciamo si fa apprezzare per i suoi colori. Per rispondere principalmente a due domande, e cioè: sono orologi migliorati rispetto ai primi Moonwatch, perché li mettiamo a confronto anche con i precedenti, e per rispondere anche a un'altra domanda, un altro confronto, e cioè rispetto allo Speedmaster Professional vero, cioè questo che ho al polso, possono davvero essere considerati degli orologi, delle alternative, o rimangono dei giocattoli di bioceramica? Prima di continuare, vi ricordo che Vulcan ha appena presentato il suo GMT, al quale abbiamo avuto l'onore di collaborare, ed è un GMT in edizione limitata, 85 pezzi al mondo, distribuito in esclusiva da Rosaspina, partner ufficiale di Vulcan e di TOC. Rimangono pochi pezzi disponibili e lo potete acquistare praticamente al prezzo di un Vulcan Nautique qualsiasi con bracciale, 1890 euro, anziché il listino di 2240 euro. Lo trovate in pre-order sul sito di Rosaspina, consegne a partire dal 5 luglio. Vi lascio tutto in descrizione. Insomma, che altro posso dirvi? Se stavate cercando un orologio, direi che è la vostra occasione. Io torno ad innaffiare le piante. Per rispondere dobbiamo girare la camera, quindi non perdiamo altro tempo, vi faccio vedere di che si tratta. Vi giuro che non c'è bisogno di dirmelo o di ricordarmelo, lo so da me. Paragonare un Omega Speedmaster Professional ai suoi alter ego in bioceramica Omega per Swatch, i cosiddetti Moonwatch, poi c'è anche lui, ma ne parliamo dopo, è blasfemo, va bene? È ciò che più si avvicina alla blasfemia, e so che molti di voi saranno arrabbiatissimi, quindi se chiudete il video non vi biasimo, ma se volete ascoltare 2 minuti che cosa ho da dire, rimanete un attimo qua.
Allora, la prima cosa che dovrei dire è che il resto lo possiamo buttare, perché l'unico vero, e non potrebbe essere altrimenti, Omega Speedmaster Professional naturalmente è soltanto lui. In particolare questa è una referenza a 145-022 del 1984, il mio anno di nascita, regalatomi per i miei 40 anni, un esemplare bellissimo, mai lucidato, che ho avuto una gran fortuna a trovare. Poi ci sono loro, che dobbiamo dire non sono delle alternative, non possono esserlo semplicemente perché sono dei giocattoli, per quanto costosi. Oggi hanno raggiunto cifre abbastanza alte, partivano da 260 euro, siamo quasi a 300, 280, una cosa del genere, e rimangono degli orologini in plastica, però hanno dei meriti secondo me. Vi faccio vedere anche l'ultimo per rispondere innanzitutto alla prima domanda, e cioè i nuovi Moosewatch, questo qui in particolare il lava che ricorda lo Speedmaster Professional Ultraman, è un omaggio, tant'è che la stessa Swatch lo scrive nella descrizione di questo orologio. No, non è fatto meglio, a parte per i subcontatori. Come potete vedere sono dei subcontatori sunburst, cioè hanno quell'effetto che li rende un po' specchiati, cosa che invece non hanno gli altri. Sono dei subcontatori insomma abbastanza piatti che non hanno nessun tipo di effetto. Questo in particolare, proprio come l'Ultraman, potete vedere, ha una lancetta dei secondi cronografici diversa, perché a differenza dello Speedmaster che ha questo piccolo rombo verso la sfera, questa qui invece è dritta. Tutti gli altri invece, Speedmaster compreso, ha quella sfera cronografica particolare, mentre questo qui, lo saprete tutti, è un omaggio all'Alaska Project, sempre Speedmaster Professional. Sono degli omaggi, per quanto le loro casse siano praticamente uguali allo Speed nella loro forma, nella loro dimensione da 42 mm, un unicum nella famiglia Swatch, che normalmente fa degli orologi molto più piccoli o anche molto più grandi. Lo spessore è praticamente lo stesso, sono praticamente delle copie fedeli, ma appunto all'interno hanno un calibro al quarzo, un ETA al quarzo, neppure un calibro terribile a dirla tutta, e sono appunto degli omaggi. Ora, un merito ce l'hanno questi orologi, inutile negarlo, hanno il merito di aver riportato in auge Swatch, di avergli fatto fatturare decine di milioni di euro, perché sono piaciuti tanto, e anche hanno il merito di aver fatto scoprire o riscoprire il piacere per l'orologeria a tanti appassionati che, dopo aver scoperto questi orologi, molti di loro sono andati a comprare proprio lo Speedmaster Professional. Ne conosco più di qualcuno, molti sono anche nella nostra chat Telegram, se volete iscrivetevi, è del tutto gratuito. Insomma, il merito ce l'hanno, a differenza invece per esempio del 50 Fathoms Scuba Blancpain per Swatch, che, per quanto nato anche con il nobile intento, a parte il fatturato, il nobile intento di far conoscere una grande icona dell'orologeria subacquea come il 50 Fathoms, in tutta onestà non ci è riuscito. Un po' perché il 50 Fathoms, anche nella sua incarnazione reale, professionale in acciaio, non è un orologio amatissimo, apprezzatissimo come lo è invece l'Omega Speedmaster. Inutile prendersi in giro, non è un design che fa impazzire tutti. Un po' perché questi orologi, che appunto richiamano un orologio già di per sé poco amato e poco conosciuto, per quanto sia storicamente e tecnicamente validissimo, non nego assolutamente questo, però è sotto gli occhi di tutti, insomma, che il 50 Fathoms non è certamente al polso di tutti gli appassionati come lo è invece lo Speedmaster. Ma dicevo, un altro piccolo problema di questo orologio, a parte questa incisione veramente terribile sul lato della cassa, è che si tratta di un automatico, quindi dovrebbe essere pregiato il fatto che si tratti di un automatico, come tutti sapete, ma è un automatico praticamente non riparabile, perché è un pezzo tutto fuso all'interno della cassa, eppure un automatico abbastanza brutto per quanto si tratti del System 50, ed è anche un orologio che costava molto di più di questi Speedmaster in bioceramica. E quindi onestamente tra i due, dove uno che vuole essere quasi un orologio serio ma costa troppo, e questo invece che è cool, è frizzante, è simpatico, richiama una grande icona, molto spesso con colori simpatici, accattivanti, estivi, colorati, insomma costa anche molto meno,
beh, non vedo come qualcuno potrebbe pensare di scegliere il 50 Fathoms al posto di uno dei tanti Moonswatch che Swatch ha presentato. A parte il fatto, come sappiamo purtroppo, che sono stati oggetto di grande speculazione. Ancora oggi qualcuno ci prova, anche se il tormentone ormai è finito, inutile negarlo, non c'è assolutamente più nulla da rivendere, da commercializzare. Siamo veramente in una fase in cui ognuno di questi orologi, chi vuole lo trova in negozio a prezzo di listino, e per fortuna dico finalmente, come lo dirò anche di Rolex, ricordatevelo, non pensate di farmi fesso nei commenti, ma dicevo, finalmente sono orologi che appunto è possibile acquistare senza alcun problema e che hanno visto sì questo effetto della speculazione molto eccessivo, a tratti ingiustificato. C'è chi addirittura per la prima intera collezione di 11 orologi offrì 20.000 euro e ne sono testimone diretto, e chi li aveva rifiutò, sono testimone diretto anche di questo. Va bene, ma questi sono altri discorsi. Insomma, sono orologi che secondo me un merito ce l'hanno, per quanto siano appunto stati criticati, bistrattati, per quanto vengano ancora oggi insultati, a patto di sapere che cosa si ha al polso. E quindi non si ha certamente un Omega, non è certamente uno Speedmaster e non è neanche un pezzo di orologeria. Beh, è un simpaticissimo giocattolo che secondo me in una collezione, come ho sempre detto da quando sono stati presentati, ha il compito di ricordarci un momento molto simpatico, molto divertente che abbiamo vissuto tutti assieme, dell'orologeria degli anni 20. Un'orologeria che stava spingendo al massimo sull'acceleratore con i suoi pezzi più iconici e più blasonati, e che Swatch, da grande azienda di orologeria, da grande visionaria quale è sempre stata a partire dagli anni 90, ha colto al balzo per dire: adesso vi faccio qualcosa di divertente. Sono oggetti che ho collezionato per puro divertimento, che come ho sempre detto so di acquistare per poi mettere al polso 2 ore e riporli nel cassetto, o meglio nella nostra stanza degli orologi, no? Quantomeno la rendiamo ricca e ha un senso. Ma nell'acquistare uno di questi, magari goderselo in momenti in cui altri orologi diventa purtroppo anche pericoloso indossare, non lo trovo biasimevole, ma anzi secondo me è un'ottima scelta. Anche un'ottima scelta, anche dato il costo di poco più di 200 euro o di poco meno di 300 euro ormai, come dicevo, che secondo me può tranquillamente essere fatta anche al posto di altri orologi più seri. È vero, i soliti Seiko SKX, i soliti Citizen ProMaster, i Citizen Tsuyosa, sì, sono orologi più seri, sono orologi veri, a differenza degli orologi in bioceramica, però è anche vero che alcune volte un gadget, un accessorio di questo tipo può tranquillamente essere considerato anche più cool. Insomma, io non sono per, lo sapete, il contenuto, necessariamente necessariamente il rapporto qualità-prezzo. Io non compro il calibro lo compro e me lo metto sul comodino se quello deve essere il mio scopo. Io compro una piccola emozione, un piccolo divertimento, no? Compro un oggetto che mi deve piacere, non necessariamente un oggetto per dire questo è un vero orologio. Insomma, proprio per questo motivo almeno uno di questi in collezione lo giustifico tranquillamente, e poi io che parlo a fare ne ho almeno 5. Insomma, fatevi sapere la vostra. Io volevo un po' affrontare il tema e volevo anche mettervi a confronto. Il Moonswatch secondo me è più bello attualmente oggi sul mercato, e anche lo Speedmaster Professional, forse oggi il crono più affascinante e più bello sul mercato, o forse no, ma quelli sono gusti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche in questa puntata. Vi do appuntamento ad un prossimo video qui su Top.